Ritorniamo a parlare della DJI Fly App. Bentornati cari ragazzi in canale, bentornati su Giglio Air. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in canale. Io sono Marco e oggi nuovo video, nuovo appuntamento, parliamo di droni, parliamo di DJI, ma metteremo la nostra attenzione e il nostro focus sull'applicativo che gestisce i nostri droni di casa DJI. Oggi parleremo nel dettaglio della DJI Fly App, la 1.4.8, chiamiamola 148 per comodità. Vi premetto subito che questo video nasce dalla raccolta di tutte le informazioni, di tutte le segnalazioni che mi avete fatto pervenire in questo ultimo periodo, dalla data del suo rilascio ad oggi. Ho cercato di raccoglierle tutte quante, sono state davvero molto numerose e così ho deciso di realizzare il video di oggi. Ma prima di continuare, come di consueto, ti chiedo un like se questo video ti piacerà o ti servirà o lo riterrai utile. E se tu ancora non facessi parte della nostra community e hai voglia di crescere insieme a me, ti invito ad iscriverti attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. La versione 1.4.8 sia su dispositivi Android sia su dispositivi iOS ha generato in molti di voi parecchie problematiche. Vi premetto subito che io l'ho testata in lungo e in largo. Questa nuova release, avevo anche realizzato un video a riguardo e ad oggi io non ho mai riscontrato nessun tipo di problema degno di nota, sia in ambiente iOS sia in ambiente Android. Questo è bene precisarlo. Però purtroppo per molti di voi non è stato così. A tal riguardo ho visto anche che l'amico Simone del canale Bigenet, che colgo l'occasione per salutare davvero calorosamente, ha anche lui portato all'attenzione mediante un suo video un problema simile a quello riscontrato da molti di voi. Andiamo con ordine. Sia in ambiente Android sia in ambiente iOS, in moltissimi mi avete segnalato una grave disfunzione che questa app ha. Soprattutto su Air 2S e su DJI Mini 2, pur avendo una scheda di memoria all'interno del drone molto capiente, io ad esempio volo con una 128 GB e molti di voi fanno lo stesso, il sistema anche a scheda appena formattata, dopo pochi minuti di registrazione, siamo sotto ai 10 minuti, quindi dai 6 ai 7 minuti, si blocca mandando un'indicazione a schermo di memoria piena. Questo ovviamente non è ammissibile in quanto genera purtroppo un brusco stop delle riprese e di conseguenza non si può continuare il volo filmando gli scenari o i soggetti che abbiamo pianificato di fare. Quindi con una scheda praticamente vuota, quindi con la massima capienza, dopo pochi minuti si blocca, dando appunto questo alert video di memoria esaurita. Come vi dicevo, questa problematica è riscontrabile sia in ambiente Android sia in ambiente iOS, o meglio molti di voi me l'avete segnalato per entrambi i dispositivi. Però purtroppo le disfunzioni di questo applicativo non si fermano qui. In tantissimi e soprattutto in ambiente iOS mi avete segnalato delle gravi disfunzioni lato tasti. Mi spiego meglio. Dopo pochi minuti di volo, molti di voi lamentano il fatto che sul display dello smartphone utilizzato non è più possibile scattare una fotografia piuttosto che azionare un filmato, in quanto il tasto rosso REC, che si trova ovviamente nella parte destra dell'applicativo, è completamente inibito, come se fosse frizzato. Lo possiamo pigiare 100 volte, però purtroppo alla nostra azione non corrisponde poi il comando. In moltissimi altri, e questo però soprattutto in ambiente Android, quantomeno per le segnalazioni che mi avete fatto pervenire in questi ultimissimi giorni, lamentano anche che dopo pochi minuti di volo la distanza rilevata a monitor e l'altezza che noi controlliamo a video
si blocca completamente su valori estremamente bassi e quindi poco verosimili alla realtà. Questa cosa, come potete ben capire, può causare davvero una disfunzione, ma più che una disfunzione può causarci davvero un disagio, e anche qui non ci permette di poter volare e completare il nostro volo pianificato in sicurezza. Come vi dicevo nella prefazione di questo video, il sottoscritto, dopo aver letto parecchie segnalazioni ricevute in questo periodo, ho riprovato tutto quanto, sia su sistema Android usando un iPhone 12 Pro, il solito che utilizzo. Ho accantonato un attimo il vecchio iPhone 7 che sapete ho adibito al volo con i droni e al volo con i droni DJI, ma con iPhone 12 Pro nessun tipo di problema. Io ho volato in lungo e in largo, ho scaricato parecchie batterie, ho provato anche in luoghi differenti, ma io sinceramente, ragazzi, non ho mai riscontrato nessun tipo di questa anomalia. E la stessa cosa in ambiente Android, l'ho testata in lungo e in largo, infatti non vi metto neanche i filmati proprio perché non ho riscontrato nessun tipo di problematica. Però mi sembrava giusto e lecito raccogliere la vostra voce, le vostre segnalazioni, anche perché vengono messi in luce dei problemi a livello di funzionamento dell'applicativo molto importanti, e mi è sembrato giusto portarli alla vostra attenzione. Ad oggi non esiste una soluzione ufficiale, quantomeno DJI non si è espressa in maniera ufficiale per cercare di risolvere questi problemi, e so che molti di voi lo hanno anche segnalato al supporto di DJI senza ricevere una risposta in merito. Sicuramente DJI ci starà lavorando, anche perché le segnalazioni ricevute sono state tante. Per onore di cronaca, Luca, un iscritto nostro che ringrazio e saluto, mi ha comunicato di aver risolto il problema disinstallando e reinstallando l'app per ben 2 volte, questo su dispositivo Apple. Mi rendo conto che sia un sistema un po' molto fai da te, molto casereccio, però quantomeno lui è riuscito a tamponare il problema, e dopo 2 disinstallazioni e 2 reinstallazioni pulite dell'app mi ha comunicato proprio nei giorni scorsi di aver risolto e tutto è tornato alla normalità. Molti altri di voi, in attesa di una comunicazione ufficiale di DJI, invece hanno fatto il downgrade a versioni precedenti e più affidabili. Detto questo, mi sembrava giusto e opportuno portare alla vostra attenzione questo tipo di messaggio all'interno di questo video, proprio perché è un problema che ha colpito purtroppo parecchi utenti, la maggior parte su Air 2S, qualcuno su DJI Mini 2. Ad oggi non ho segnalazioni su DJI Mavic Mini 1, per intenderci, quindi i problemi, diciamo, si sono concentrati principalmente, per quella che è la nostra esperienza della nostra community, principalmente su quei 2 droni. Personalmente mi auguro che DJI ci metta davvero mano, anche perché queste disfunzioni, comunque gravi, potrebbero compromettere anche la sicurezza durante le nostre fasi di volo. Quindi mi auguro che DJI quanto prima ci metta mano e risolva, magari buttando fuori e rilasciando ufficialmente sul mercato una nuova versione sia per Android sia per Apple, che possa risolvere in maniera definitiva queste problematiche che abbiamo riscontrato, o meglio che molti di voi hanno riscontrato in questo ultimissimo periodo. Ma mai come in questo caso vi aspetto nei commenti di questo video per capire la vostra opinione in merito, per capire qual è la vostra esperienza in merito, e perché no, anche per cercare di darsi una mano e darsi un supporto reciproco per cercare di risolvere questo problema, in attesa che si muova ufficialmente mamma DJI. Ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita portandovi all'attenzione questo tipo di contenuto mediante il video odierno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento al mio prossimo episodio, non prima di avervi mandato il mio solito abbraccio virtuale. Ciao a tutti ragazzi, a presto, ciao!